Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi figli non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli ai Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre. Ben trovati amici di Radio Rossonera, buongiorno a tutti qui da Obbligo di Riscatto, il 27 gennaio del 2025. Ci ritroviamo in questo lunedì, ultima settimana di mercato, per parlare un po' ovviamente della partita di ieri, degli strascichi della partita di ieri, con tutto quello che è successo anche a margine dei 90 minuti, per poi ovviamente parlare anche un po' di mercato. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati, buon inizio di settimana, soprattutto, come diciamo sempre, a chi mette like, a chi si iscrive al canale e ai nostri abbonati, cioè il club dei diavoletti, ragazzi, grazie di cuore a tutti per il supporto. Allora ragazzi, doveva esserci come sempre, insomma, come spesso accade, chiama Milan quest'oggi, piccolo retroscena, perché insomma avevamo pensato, insomma, è l'ultima settimana di mercato, invece facciamo obbligo di riscatto perché insomma, ci sarà qualcosa di mercato un pochino più importante rispetto a un Milan-Parma che doveva andare via Milan-Parma, esatto, cosa vuoi che accada? Doveva andare via abbastanza serenamente, abbiamo detto, vabbè, facciamo così, dai. Più mercato che telefonate. Le telefonate però, promesso, ritornano giovedì dopo Dinamo Zagabria Milan, quindi 9:30 di giovedì. Se no, comunque potete telefonare ad esempio a Lanci oggi. Detto questo, invece è successo il contrario. Funziona così, come sempre, quando pensi che invece che... Ieri, ma in realtà forse ce lo potevamo aspettare, Henry, per il semplice fatto che il Milan da ormai 3 settimane vive con una sorta di roulette russa a tempia e siamo sempre sull'orlo di andiamo male, oppure bene, ci risolleviamo al pelo. È successo così in Supercoppa nelle 2 partite, dove eri sotto in entrambe e soprattutto nella finale eri sotto 2-0. È successo così col Como, quando all'ora di gioco eri sotto. È successo così, ma non per il risultato, in generale proprio per la gestione delle partite, perché ad esempio col Girona sei andato sopra, ma se non c'è la punta della scarpa di Gil, forse vai a pareggiare la partita all'ora di gioco e che sei cotto tra l'altro, quindi non so come riesci a recuperarla. Ieri uguale, vai sotto 2 volte e se non c'è quella sfuriata finale nel recupero, perdi anche quella. Cioè siamo sull'orlo sempre di una crisi di nervi e a volte tra l'altro viene anche fuori la crisi di nervi e siamo, cioè, queste 2 o 3 settimane a livello di risultati sono andate discretamente bene. Potevano andare discretamente male per tanto così. Sì. Che forse è questo che ci lascia ancora molto agitati. No, ma per me saremo molto agitati finché non saremo, poi non troveremo un po' di continuità, non vinceremo magari 2, 3, 4, 5, non so quando partite di fila in Serie A, anche perché adesso che che hai vinto col Parma, arriva il derby senza Fofana, quindi e ne hai già vinti 2, cioè, in stagione, quindi cioè, capisco che ci siano tutti i crismi per non vincerlo a sto giro. Detto questo sì, ma è una situazione sempre sul lancio di moneta, sempre sull'orlo e in bilico. Non sai se il Milan farà bene, se farà bene ma non abbastanza, se farà male ma basta, o se farà molto male. Cioè è sempre così. A turno ogni giocatore ha parlato di mentalità, ha detto che serve mentalità o che si ha una nuova mentalità. A turno ogni giocatore ha dimostrato di non averla. Eh. Cioè quando uno lo diceva, 3, 4 compagni non ce l'avevano. Poi uno di quei 3, 4 faceva le 2 partite
con la testa te lo diceva e altri 4 ancora niente. Cioè è un po' una stagione così, una stagione che al 27 di gennaio sembran passati 3 anni e mezzo in 6 mesi, più o meno, con tutto quello che è successo. Allora, in tutto questo, Henry, Eh. è successo che, insomma, ieri, vabbè, abbiamo visto quello che è accaduto al 90°. Fischia l'arbitro, e se non c'è lo staff, e Fofana. E in parte anche Fikayo Tomori, che ho visto che è arrivato come una furia, si è preso Calabria di peso, ha sparato via. Il rischio è che l'allenatore e un giocatore, tra l'altro ex capitano anche della squadra, vadano faccia a faccia in mezzo al campo davanti a tutti. Non si fa. Senza se e senza ma, non si fa. Al di là di tutto quello che può essere accaduto. Figli del nostro momento, del fatto che siamo sempre sull'orlo di una crisi e che rimandiamo costantemente in 3 giorni, che fortunatamente rimandiamo, non sto dicendo che dobbiamo averla per forza, ma non riusciamo a tirarci fuori con 2 partite semplici da noiosi 2-0, ma non ce la facciamo, perché o perdiamo o vinciamo da disperati all'ultimo secondo, rimontando con l'acqua alla gola. Ecco, non riusciamo a fare un attimo di pace e tranquillità. E succede che poi basta anche mezza incomprensione, mezza cosa, tante mezze cose magari sommate, i concerti, le serate tardi, le bottigliette che volano, 2 parole di troppo in panchina, e poi viene fuori il patatrac pubblico di ieri, che non è giustificabile in nessun modo per me. Anche qualsiasi cosa possa essere detta, successa, fatta, passata, presente, non può essere che si vada faccia a faccia davanti alle telecamere, in mezzo al campo. E questo è però il nostro momento, Henry, un momento di... È un altro episodio di questa serie TV che è iniziata a giugno scorso con la scelta dell'allenatore sbagliato. In realtà è iniziata prima, però diciamo che quella di quest'anno, la nuova serie, è iniziata a giugno e ogni giorno ci mettiamo un episodio nuovo. Adesso Ma sì, ma è così poi anche non è colpa nostra, tra no, virgolette. no, ma è così perché c'è totale "anarchia" tra virgolette, cioè Eh, non dov'erano i dirigenti quando è accaduta questa cosa qui ieri? Dov'erano? dovrebbe averci messo una pezza Ibra nel posto, in teoria. Il S motivo per il cui entrambi sono andati sminuendo poi dopo. Sì, sì, boh, non lo so, per me succede una roba del genere, un dirigente deve parlare pubblicamente dopo la partita, dopo che succede una roba del genere. Facile sempre parlare prima, facile sempre "nascondersi", tra virgolette, ma io non ce l'ho con Ibra, perché tanto Ibra è lo specchietto per le allodole in questa situazione. Per carità, ci ha messo la firma, ci mette la faccia talvolta, quindi c'è di mezzo anche lui. Ma i dirigenti che decidono le sorti di questa squadra, per davvero, dove sono? Come ha detto Scaroni, tra l'altro. Come ha detto Scaroni, bravo, perché nel pre-partita dice: "Furlani che si occupa di queste cose", parlando di Giménez, quindi uomo dei Di cui conti, adesso parliamo, eh. De che, eccetera, dove sono? Cioè, ma quando c'è anarchia vale tutto, cioè se una società non è ambiziosa o se una squadra non è ambiziosa a partire dalla società e dalla proprietà, e poi a cascata perché dovrebbero essere i giocatori? Cioè, mi sembra anche giusto. No, ma allora, ci sono dei comportamenti che non sono accettabili da parte di nessuno, dai dirigenti, allenatori, giocatori. Cioè, Esa siamo un gruppo di persone che ha firmato un contratto, anzi sono, perché noi no, sono un gruppo di persone che ha firmato un contratto con la stessa società, ma che società non sono in senso stretto, cioè non è gente che lavora insieme per il bene di quella società. Lavorano pagati da quella società, ognuno per i fatti propri, ognuno così, pensando al proprio tornaconto del giovedì o del venerdì o del fine mese, ma non per i pagamenti, non sto dicendo quello, per
il proprio quieto vivere, insomma, senza pensare a un bene comune che sarebbe quello della società AC Milan. È un carrozzone che va senza regole spesso. Quello che sta tentando di metterle con Seisao, anche abbastanza rigidamente, pagherà? Speriamo, perché è una società che avrebbe bisogno di regole. Il problema è che in teoria le regole vere andrebbero messe da chi le regole vere dovrebbe farle rispettare sopra tutti. Ma questo è un altro discorso. Vabbè, questo è quello che scrive Gazzetta. Concerto sostituzione, Rissa Calabria con Seisao, l'allenatore non avrebbe gradito la presenza di alcuni giocatori venerdì da Lazza, l'ex capitano furioso per il cambio, poi le scuse, insomma. Vabbè, una brutta scena, niente da dire. L'ennesima Sì, di questa stagione, peraltro, però vabbè. sì, una delle tante orribili di quest'anno, vabbè. Cioè, io ricordo che non è nemmeno passato un mese da Fonseca che si auto-elimina dal Milan. Era il 29 dicembre, siamo al 27 gennaio. Per dire che sembra passato un'era geologica, non è nemmeno passato un mese da quella roba lì. E dopo un mese succede questa roba qua. Cioè, e tu in mezzo altro, perché non è che... Vabbè. Perché tra Okafor, Emerson, Pavlovic e Ale, ce ne è successo insieme. Vabbè, ma andiamo avanti. A proposito di mercato, parliamo di mercato, è obbligo di riscatto tanto. Sì, sì. Arriva il nuovo tentativo per Gimenez, l'offerta può salire a 33-34. Pensa direttore che arriva con 33-34 questo poster di questa foto con lo stemma del Milan su San Siro e Gimenez. Questo credo che possiamo comprare I con soldi. 33-34. Ragazzi, lo so che è brutto e bieco anche da dire, perché sembra una roba sempre brutta, sporca e materiale. I soldi. Cioè, servono i soldi purtroppo per comprare le punte. Una punta che fa determinato tipo di numeri, il Feyenoord se la vuole far pagare 40, coi bonus anche magari, ma 40. Noi siamo arrivati a minimo 30 coi bonus. Adesso andremo appena sopra, come scrive Gazzetta, con la seconda offerta, 32, 33 con i bonus, quindi probabilmente miglioreremo la parte fissa di 2-3 milioni, 4, quello che è. E il Fener ci dirà no, grazie. Ne Guarda, servono 40, ti dirò stranamente. anche come più o meno andrà per me. Arriviamo a 32-33 adesso. Mercoledì giocano, perché giocano e lui gioca. Noi forse, se il Fener soprattutto non passa, faremo l'ultimo tentativo a 35 totali, bonus compresi, e a quel punto sei nel buon cuore del Feyenoord. Beh. Sì, ma cioè, Perché pensi che noi arriviamo a 40 con bonus compresi? no, 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 ma rido per non piangere, ragazzi. La verità è che il Milan ultimamente, sotto una marea di punti di vista, fa ridere. Ed è molto triste perché è molto triste vedere il Milan ridotto così. Cioè, è molto triste vedere il Milan ridotto così. Su Gimenez speriamo arrivi, non lo so, non so più cosa dirti. Sì, ma speriamo non faccia altri 2 gol in Champions e qualifichi il Feyenoord. Speriamo che il Feyenoord esca per puro tornaconto nostro e soprattutto speriamo di qualificarci noi che economicamente ci aiuta, oltre che andare direttamente agli ottavi, che saremmo il Milan e staremmo giocando la Champions League. Dimmi. Vedremo, non lo so, vedremo. Sono questa Guarda, mattina. chiudiamo con un'altra questione di mercato. Cioè, ieri come stesso è stata non chiarissimo, ovviamente, però insomma, per la prima volta ha parlato, tra virgolette, di mercato, Mh, dicendo avrei bisogno. Cioè, mh, ho chiesto. Poi io, se non arriva nessuno, andrò in guerra con quelli che siamo. E io non penso che oltre alla punta si sia limitato a non chiedere nient'altro. mh, Anzi, quel benedetto centrocampo avrebbe bisogno di un innesto. Io però vi ricordo sempre che siamo impiccati con le liste. mh. Se dovesse arrivare Gimenez, da lista Serie A può uscire tranquillamente Jovic,
anche se comunque le Ieri è ultime 2 entrato. ore è subentrato, tra l'altro. Vabbè, ma comunque se arriva Gimenez arriverebbe una punta, quindi può anche uscire. Se deve arrivare un centrocampista, dovrebbe uscirne un altro, sia dalla UEFA, se lo vuoi far giocare, sia dalla lista Serie A. A patto che sia straniero, perché se invece lo prendi Viva Italia, nessun problema. Siamo arrivati a oggi è il 27, una settimana dalla fine del No, ma mercato. ma non c'è margine per fare un centrocampista se hai la testa su Gimenez. Contando che per Gimenez devi aspettare giovedì, cioè non c'è il minimo margine per un centrocampista, a meno che non lo si faccia oggi o domani, tipo. Ma non credo. Non si farà. Non c'è margine né temporale, né economico, né di liste. Lo so Henry, Sì, però della croce che Loftus-Cheek faccia 6 mesi da calciatore e non da ectoplasma, credo. Però credo che ti aggrappi lì. ragazzi, noi siamo arrivati in chiusura, ci ritroviamo tra poco per Lunch, Talk e in serata, come al solito, c'è mister Emanuele Bottoni alle 19. Henry, grazie. Grazie, scusate stamattina sono un po' scoraggiato, avrei dovuto, diciamo, tirarvi su o comunque parlare di mercato con entusiasmo per Gimenez, ma ieri a San Siro proprio poi viverla a San Siro ieri è stato strano perché proprio avevi questo clima spento, una rimonta così nel recupero che di base in una stagione normale avrebbe infiammato gli entusiasmi dei tifosi, invece la gente era più scocciata dell'ennesima partita di quel tipo, con tutto anche quello che è successo dopo. Quindi scusate un po' per il clima mio personale, ma è un po' così. Speriamo ci arrivino giorni migliori, dai. Aspetto oggi pomeriggio. Ciao.